Ciao raga e bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e oggi vi parlo delle cose di cultura, le cose culturali, e nello specifico vi parlo delle cose culturali che esistono in Italia ma che non esistono qua negli Stati Uniti, perché decisamente c'è almeno un paio di esempi. E vorrei prendere un attimo per dirvi che di recente ho creato un sito web, potete trovare il link qua, e questo sito web è praticamente un'estensione di questo canale, ma il sito web è tutto in inglese, quindi forse potrebbe servire come una pratica di leggere in inglese per voi. Mi raccomando, datelo un'occhiata e cominciamo con il video. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlare sarebbe gli spritz, perché ovviamente in Italia per qualche ragione gli italiani tendono, o forse è una regola, che gli italiani bevono gli spritz solo durante l'aperitivo, ma forse non durante l'aperitivo solo, ma decisamente non durante i pasti. E questa è una cosa che ho imparato a Bergamo con il mio amico mentre stavamo pranzando. Ho ordinato un spritz. Forse era un po' strano perché ovviamente gli italiani non bevono gli spritz con i pasti, e decisamente non capisco questa cosa, perché uno spritz è una bevanda deliziosa, quindi perché non lo berrei con un pasto? Non lo capisco. E questa decisamente è una cosa che non esiste qua in America. Non c'è una bevanda, non c'è un cocktail di cui una persona non berrebbe con un pasto. Ogni bevanda, ogni drink alcolico una persona berrebbe con un pasto, con la cena, con il pranzo, non lo so. Quindi decisamente è una cosa molto d'Italia. E su questo argomento, parlando delle bevande, non capisco questa ossessione con il latte e perché il latte non può essere bevuto dopo mezzogiorno, decisamente dopo cena. Non capisco perché questa è una cosa, è un tabù. Se io ordinassi un cappuccino dopo pranzo, dopo cena, di solito almeno il cameriere me lo porterebbe, ma ovviamente è una cosa che non farebbe un italiano. Ma qua negli Stati Uniti ovviamente gli americani bevono qualsiasi bevanda dopo un pasto. Ovviamente beviamo il latte, decisamente un po' tanto, ma decisamente dopo la cena. E uno dei dolci più famosi sarebbe tipo cookies and milk, i biscotti e il latte, che si mangia dopo la cena alle 8, non lo so. Ma secondo me è un'altra cosa strana che non posso ordinare un cappuccino dopo pranzo, prima la cena, in Italia, anche se volevo farlo, ma ovviamente non posso. E un'altra cosa che in realtà mi ha fatto confondere la prima volta che ho sentito questa cosa sarebbe come gli italiani e come gli americani dicono o danno le loro età. Perché qua negli Stati Uniti, quando qualcuno ti chiede how old are you, quanti anni hai, diciamo sempre il numero degli anni, tipo ho 26 anni, sempre. Ma in Italia ho notato che le persone tendono a dare l'anno della nascita. Quindi la prima volta che ho chiesto a una persona quanti anni hai, questa persona mi diceva tipo 95, e ero tipo cosa? Ma poi ovviamente ho imparato che per qualche ragione gli italiani tendono a dare l'anno della nascita. Capisco la ragione, forse per essere molto più preciso, per precisare l'età, ma secondo me non vale niente nelle maggioranze dei contesti. Alla fine è una cosa divertente secondo me, che diamo le nostre età in modo diversi. E un'altra cosa che è divertente secondo me è che in Italia la marca dei vestiti Carhartt è visto e indossato come una moda, perché qua negli Stati Uniti Carhartt, e credo che Carhartt sia una marca americana, Carhartt è indossato ma per la maggior parte
dai lavoratori. È una marca che dovrebbe essere indossato quando qualcuno lavora fuori all'aperto, ma qua non è indossato come una marca di moda, non è una cosa alla moda, ma decisamente ovviamente in Italia è una cosa di moda, è vestito come un pezzo di moda. E questa è una cosa divertente perché ovviamente da dove vengo è completamente l'opposto. E questa prossima cosa ho imparato da persona, forse, perché ho notato che c'è una differenza nel modo in cui gli italiani e gli americani interagiscono nei negozi. Cioè, in America è molto comune per le persone di toccare tutti gli oggetti del negozio. Non importa se questa persona vuole comprare questa cosa. Gli americani tendono a toccare tante cose e ad essere molto con le mani, mentre è l'opposto in Italia, perché ovviamente quando entravo in negozio e iniziavo a toccare le cose, di solito i commessi o i dipendenti mi hanno chiesto: oh, c'è una cosa che vuoi? O c'è una cosa che potrei fare da aiutarti? Quindi questa è una cosa che ho imparato dopo un paio di esperienze con i commessi e con i dipendenti di un negozio. E un'altra cosa che esiste anche in Londra o in Inghilterra e anche in altri paesi europei sarebbe come qua in America non c'è una cultura, forse non una cultura, ma qua in America non esiste, in realtà è vietato di bere fuori un ristorante in pubblico, cioè mentre in Italia ovviamente non è una legge che qualcuno non può bere una bevanda analcolica fuori un ristorante, quindi bere all'aperto decisamente è una cosa che qua non è fatto e forse è un po' di un tabù, non lo so. In realtà non so la ragione per cui sia illegale, però ci sta. E un'altra cosa che decisamente in futuro ci sarà un altro video intero per questo argomento sarebbe l'affetto tra le persone, specialmente tra ovviamente gli amici e le famiglie, perché ovviamente gli italiani sono molto più affettuosi in confronto agli americani e decisamente questa è una delle differenze più grandi tra le nostre culture e secondo me la mia cultura dovrebbe prendere questa cosa dalla cultura italiana, ma decisamente c'è una grande differenza tra come gli italiani interagiscono a vicenda e come gli americani interagiscono con loro. Voglio dire che forse gli americani sono un po' spaventosi di mostrare l'affetto a qualcun altro. Non so esattamente la ragione per cui questo succede, però decisamente succede nonostante. Sì, decisamente è una grande differenza, è una cosa interessante. E un'altra cosa, una cosa che mi dà un po' di fastidio, sarebbe l'enfasi o l'importanza sulla puntualità o forse la percezione del tempo. Non voglio dire che gli italiani non si importano al tempo, però c'è una grande differenza tra la puntualità tra i nostri paesi. Direi che in Italia gli italiani tendono a pensare: oh, tutte le cose succederanno quando succederanno, cioè tutte le cose non devono succedere in orario, non c'è fretta di completare le cose, mentre è completamente l'opposto qua in America. Tutte le cose sono su un calendario, c'è un orario per tutte le cose e decisamente gli americani tendono a valorizzare il tempo in modo diverso dagli italiani. E un'altra cosa, questa è una cosa che di nuovo ho imparato da persona, a Roma nello specifico, sarebbe che gli americani tendono a essere più onesti, forse non sinceri ma onesti. Cioè dopo la cena a questa osteria, quando la cameriera, che credo che fosse la proprietaria, ci ha chiesto: oh, volete qualcosa di dolci?
e ho detto tipo oh non ora ma dopo questa sera ovviamente forse prendiamo un gelato, e a quanto pare questa è una cosa che non si deve fare in Italia, ma mentre qua in America è visto come solo una cosa onesta, non è una cosa con un'intenzione negativa o un'intenzione di ferire una persona, quindi qua in America tendiamo ad essere molto più onesti con queste cose, specialmente con i negozi e i ristoranti, praticamente tutte le cose per cui paghiamo. Praticamente forse la mentalità degli americani, la mentalità è che se pagassi per una cosa poi posso fare qualsiasi cosa che voglio, e decisamente è una cosa molto interessante. Ok, questo è quanto per oggi, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!